Ammettilo, l'idea di mandare a quel paese il casino, lo smog, i finti sorrisi della grande città ti accarezza la mente almeno 3 volte al giorno. Bene, sei nel posto giusto. Però dimentica i borghi da fiaba, i fiori ai balconi e le recensioni culinarie. Noi non facciamo turismo, smontiamo i comuni analizzando centinaia di parametri reali per dirti cifre alla mano se trasferirsi qui sia un affare o un suicidio sociale. Mettiti comodo, oggi analizziamo la vivibilità di Zone, in provincia di Brescia. Non è un comune molto conosciuto, ma mi ha sorpreso. Poi ti dirò se in positivo o negativo. Mi ha aiutato in questa esplorazione Gianfranco, che poi ci parlerà anche di un'opportunità molto interessante. Siamo sulla sponda orientale del lago di Iseo, o meglio, il lago è a 7 km dal paese e si vede in lontananza. Il centro abitato sorge a un'altitudine media di 684 metri sul livello del mare. Il paesaggio è inserito in una conca montana circondata da rilievi tra cui spicca il monte Guglielmo. I confini naturali sono definiti dalle creste montane circostanti. Qui vediamo la cima del Monte Guglielmo, che come dicevo prima è la cima più alta del circondario del lago di Iseo. E poi vediamo tutte le altre colline. Alla sinistra, dietro, che non si vede, c'è la famosa Corno Trentapassi. La distanza stradale che separa il capoluogo di provincia, Brescia, è di circa 40 km. Salendo, il percorso si articola inizialmente lungo la strada statale 510 e prosegue su una provinciale, l'unico collegamento per raggiungere il paese. Ah, qui ci sono le piramidi di Zone, probabilmente l'elemento più conosciuto di questo posto. Sono suggestive formazioni geologiche modellate dall'erosione dell'acqua. Risalgono a circa 150.000 anni fa, quando un antico ghiacciaio è scomparso, tutta colpa dei neandertaliani che hanno alterato il clima con le emissioni di CO2 dei loro barbecue di mammut. A Zone non c'è traffico di passaggio e il paese è molto tranquillo, però non è un posto adatto se pensi di trasferirti qui facendo il pendolare. Le analisi che abbiamo fatto, e che puoi vedere sul report scaricabile dal sito, il link è qui sotto, attestano che lo stress da pendolarismo verso Brescia è altissimo. Il territorio ha una superficie di 19,55 km², sotto la media nazionale per i piccoli comuni. La popolazione si divide tra il centro e le frazioni di Cislano e Cusato. La densità è di circa 52 abitanti per chilometro quadrato, inferiore ai 60 abitanti per chilometro quadrato della media dei borghi fino a 5.000 abitanti. L'urbanizzazione è raccolta in nuclei storici compatti ben distinti. Il comune ha una popolazione residente di poco superiore ai 1.000 abitanti, con un elevato indice di vecchiaia. Insomma, situazione tipica dei piccoli borghi montani. Il centro storico evidenzia uno stile architettonico tipicamente montano, caratterizzato dall'uso diffuso della pietra viva locale ed intonaci rustici. Lo stato di conservazione della maggior parte degli edifici è buono. Il tessuto urbano si articola in vicoli stretti, acciottolati, che si aprono su piccole piazze. Al primo impatto, il centro di Zone trasmette la sensazione di un borgo alpino autentico, ordinato e fortemente integrato con la natura circostante. La vocazione principale del territorio è legata al turismo naturalistico, trainato dalla riserva delle piramidi e dall'escursionismo montano, affiancato da qualche attività silvopastorale. Mi hanno detto che il paese è frequentato anche da molti abitanti della città di Brescia che durante il caldo periodo estivo approfittano delle seconde case e salgono la sera per dormire godendosi il fresco. La verifica eseguita sul territorio comunale rileva la presenza di una rete commerciale di vicinato in grado di soddisfare le necessità primarie della popolazione residente. All'interno dei confini comunali risultano attivi regolarmente aperti un negozio di alimentari con vendita di pane e prodotti freschi, un negozio specializzato nella vendita di carne, ortofrutta e una farmacia. C'è l'ufficio postale e anche uno sportello bancario. Insomma, i servizi di base ci sono e comprendono anche botteghe storiche, bar, tabaccheria. Bella atmosfera, vero? Viene quasi voglia di mollare tutto e scappare subito qui.
Ma siccome non siamo qui per farci ipnotizzare dalle frasette da ufficio turistico tipo qui si respira l'aria buona, ci sono le tradizioni o l'ospitalità di una volta, che tradotto significa zero servizi e isolamento totale, dobbiamo guardare in faccia la realtà. Questo video ti serve per sentire il feeling del posto, ma la verità millimetrica è scritta nei numeri. Ho racchiuso l'analisi di centinaia di parametri reali nel report completo che trovi sul sito. Adesso continua a seguire il video perché tra pochissimo arrivano altre informazioni che ti stupiranno. Alla fine vola sul sito a scaricare il report. Il link è qui sotto. Se sei alla ricerca di un posto dove lavorare da casa, dalla verifica che ho fatto risulta che il comune di Zone è coperto per oltre l'80% dalla rete in fibra ottica FTTH. Vendibilità reale in oltre l'80% dei civici nel nucleo urbano centrale e nelle frazioni di Cislano e Cusato. Ovviamente ci saranno sempre zone non raggiunte dalla fibra. In questi casi la copertura 5G FWA, o meglio il satellitare Starlink, risolvono il problema. Se hai figli, questo comune è un po' problematico per quanto riguarda l'istruzione. C'è un asilo nido, ma per il resto, dalle scuole elementari in poi, bisogna andare a Marone, sulla sponda del lago, a 7 km circa. Sembra che ci sia un servizio di scuola bus, ma non ho potuto verificarlo. La cosa che mi ha più sorpreso è lo stato del luogo, molto ben tenuto. E di questo beneficiano ovviamente non solo i turisti. Immagino che qui in inverno sia tutto molto tranquillo, è perfetto per chi cerca un posto rilassante. Ecco, se cerchi un posto di questo genere, che però non sia fuori dal mondo, ti consiglio di valutare approfonditamente questo comune. Ma dove abitare? Come siamo messi con le case? Quello della casa è solitamente e paradossalmente un grosso problema nei piccoli comuni. Analizzando i principali portali immobiliari si trova un volume di offerte di vendita moderato, con circa 20 annunci attivi, concentrati prevalentemente nel nucleo storico e nella frazione di Cusato. Il mercato è fortemente influenzato dalla storicità del borgo come località di villeggiatura, offrendo un'ampia percentuale di seconde case, rustici da riattare e appartamenti in contesti plurifamiliari. Il mercato degli affitti a lungo termine è invece praticamente inesistente, come purtroppo accade in tutti i piccoli comuni. Secondo la banca dati OMI dell'Agenzia delle Entrate, per la zona centrale residenziale del comune i prezzi di vendita si attestano su una media compresa tra gli 800 e i 1100 euro al metro quadrato per abitazioni in condizioni normali. Si tratta quindi di prezzi accessibili rispetto alla media provinciale e delle aree costiere del lago d'Iseo. Però ho trovato anche un'offerta molto interessante per alcune nuove costruzioni con strutture in legno in fase di completamento. Ce ne parla direttamente Gianfranco, che fa il consulente immobiliare. Qui abbiamo 6 villette bifamiliari che sono, diciamo così, studiate proprio per poterci abitare. Non sono case di villeggiatura, ma sono proprio villette studiate per la famiglia. Infatti ci sono le 2 camere, i 2 bagni, sono sviluppate su 2 livelli con delle ampie autorimesse, taverna. Sono case in bioedilizia, tutte costruite prefabbricate in legno, dopodiché il legno, come si vede, rimane solo nelle finiture, i balconi, i soffitti, le solette, vengono fatte prefabbricate e montate sul posto. Sono case costruite in bioedilizia a basso impatto ambientale e anche dal punto di vista della gestione sono case a efficienza classificata a 4+, avendo poi fotovoltaico sul tetto, ovviamente non c'è gas e funziona tutto a energia elettrica, ma la spesa per la gestione è molto molto bassa. All'interno della prima villetta, che è in fase di ultimazione, qui abbiamo la cucina, diciamo così, cucinotto con l'angolo dispensa, un bel soggiorno che si affaccia a sud verso il lago, che poi vediamo al primo piano. Come dicevo, il legno alla fine si vede solo nelle finiture. Qui vediamo un bel soffitto a vista, con travi a vista.
bagnetto di servizio e poi andiamo al primo piano dove c'è anche una bella vista sul lago. Ciao. Bagno, bel bagno con la doccia, 2 belle camere matrimoniali. Guarda qua che vista sul nostro lago e si vede giù le prime colline della Franciacorta, quello lì che si vede in lontananza, e il monte Orfano, perché è l'ultimo monte del comprensorio della Franciacorta e del Lago d'Iseo, dopodiché da lì in poi c'è tutta la pianura. Il prezzo di queste case parte dalla base, che sono 375.000 euro, quelle col giardino un attimo più piccole, e quelle laterali che hanno il giardino sui 3 lati arriva fino a 398-400.000 euro. Questa abitazione, che è l'ultima di testa sulla destra, è quella che costa 375.000 euro e ha il giardino su 3 lati, è rivolta verso est, poi c'è un affaccio a sud verso il lago e dietro abbiamo il nord. Per maggiori informazioni contatta l'agenzia che, oltretutto, propone anche altre interessanti soluzioni abitative qui a Zone. Questo è il quadrilocale duplex che abbiamo, il piano zona notte al primo piano e un'altra camera con bagno, un grande spazio open space nel piano mansardato al secondo piano. Mentre invece dalla parte di là, sempre salendo da questa scala, rivolto a est e a sud-est, abbiamo un trilocale, sempre al secondo piano, mansardato con travi a vista in legno, con una vista strepitosa verso il Lago d'Iseo. In conclusione, siamo in un borgo montano caratterizzato da un'eccellente dotazione digitale e un'altissima qualità ambientale che garantisce un rifugio sicuro e protetto. La sicurezza e la coesione sociale sono ottimali. Il problema è l'invecchiamento della popolazione, con scarso ricambio generazionale. Il costo della vita è mediamente inferiore del 29% rispetto alla città di Brescia, del 56% rispetto a Milano e del 45% rispetto a Roma. Insomma, Zone è un classico comune adatto a freelance, nomadi digitali e lavoratori da remoto che possono beneficiare delle ottime connessioni e di un isolamento acustico e ambientale ottimale per lo svolgimento dell'attività professionale. Le famiglie con i figli piccoli devono mettere in conto il pendolarismo scolastico per tutti i livelli di studio, però non è nemmeno un grosso problema. Qui servono circa 25 minuti di scuola bus per raggiungere il paese limitrofo che, se ci pensi, è un tempo inferiore a quello impiegato da molti abitanti delle grandi città per raggiungere le scuole. Un altro target ottimale è quello dei pensionati in buona salute, amanti della natura. Gente che cerca massima sicurezza oggettiva, aria incontaminata, relazioni di vicinato coese e reti escursionistiche curate, potendo contare anche sul supporto assistenziale del trasporto sociale locale. Bene, anche per oggi la radiografia è finita. Adesso hai i dati, hai visto il posto e sai se depennare questo comune dalla tua mappa o iniziare a farci un pensierino. Tu ci vivresti qui o scapperesti dopo 3 giorni? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Se vuoi un'analisi del tuo comune oppure vuoi raccontare la tua storia o far conoscere la tua attività commerciale, contattaci dal sito, il link è qui sotto. Noi ci becchiamo alla prossima smentita dei cliché turistici di un altro piccolo comune. Nel frattempo cerca di non farti fregare da chi parla sempre di aria buona e guarda questo video.